Radio Rossonera, perché dobbiamo insomma sostenere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che è un rinnovo abbastanza oneroso, perché si è parlato di 7 milioni all'anno sostanzialmente, e una soglia di presenze minime per puntellare lo stipendio. A quanto pare ci sarebbe anche una clausola che tutela il Milan in caso di squalifica della FIFA per via della questione del calcio scommesse, di quella storiaccia, insomma ne abbiamo parlato, in cui Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere coinvolto. Marti, a te l'onore di dare il via. Che dire, vabbè dai, era abbastanza annunciato, sapevamo che alla fine con Ibra l'avremmo chiusa presto. Secondo me 7 milioni sono tantini, cioè visto e considerato, ok, nessuno si dimentica che stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, ma visto e considerato anche la sua età, le presenze che ci ha garantito quest'anno, che ragazzi oggettivamente sono poche, il suo contributo durante l'anno è stato, a mio avviso, poi magari adesso mi arriverà una maledizione, però sappi che ti sta ascoltando, quindi io fossi in te comunque ci andrei. No, lo so, però io non la trovo una presenza così decisiva per il Milan, perché nel momento migliore probabilmente Zlatan non ha giocato. Ricordo quando ci davano degli Ibra dipendenti, Ibrahimovic è stato fuori un bel po' di giornate e noi avevamo fatto, se non punteggio pieno, comunque tutti i risultati utili. Perciò non stiamo parlando di un giocatore che è stato determinante ai fini dei punti che oggi ha il Milan in classifica. Ha 40 anni, insomma, secondo me dovrebbe ritenersi... 39, perché anche a me oggi hanno dato del quarantenne, io ne ho 38, Confermo, ci teniamo, ho visto la scena ci e facciamo teniamo molto queste ridere. cose. Cioè, insomma, dovrebbe ritenersi abbastanza fortunato, ecco, per aver avuto questa possibilità anche per il prossimo anno. Speriamo che se lo guadagni in queste ultime 6 giornate. Sì, qui dicono Martina più attesa del rinnovo di Ibra. Martina dice non è decisivo Ibrahimovic, facendo riferimento ovviamente al numero di partite giocate, perché effettivamente sta al di sotto del 50%, però quanto è stato decisiva la presenza proprio mentale, mi viene da dire, per far fare il salto di qualità a questo Milan? È ancora necessaria l'anno prossimo? Innanzitutto volevo sottolineare che oggi festeggiamo la prima settimana completa senza parlare del rinnovo di Gigio Donnarumma da parte dei giornali. Quindi volevo festeggiare questo elemento. Per quanto riguarda Ibra, sì, ho sempre detto che è molto più di un calciatore, è un valore che va al di là di quelle che sono poi le cose di campo, no? Però sono d'accordo anche io con Martina quando si dice che 7 milioni evidentemente sono troppi, avrei destinato una cifra base, credo che poi sia un po' quello che ha fatto il Milan, che 7 sia un po' il totale complessivo, nel senso che ci sarà secondo me una cifra base e poi degli scatti alla presenza, perché quest'anno il Milan ha pagato 7 milioni a un giocatore che c'è stato il 50% delle partite, anche non meno. può fare lo stesso errore l'anno prossimo, è quello che ripeto ormai da più giorni. Tenere Ibra sì, sempre, anche quando ha 50 anni, perché è il valore che ha Ibra. E anche lui l'ha detto, questa è casa mia, se me lo chiedono resto a vita. Beh, a queste cifre pure io, sinceramente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma anche se mi dicono che mi rinnovano a 500.000 euro per 20 anni, va benissimo. Si è parlato di rinnovo del contratto, qualcuno ha detto rinnovo della contrattura, Zlatan. Sì, vi credevo degli amici. No dai, non fare così, non ci restare male. Sì, mi avete fatto più male di un video best kills and goal di Rade Krunic, però passerò. Che quanto dura poi, Ibra, possiamo dirlo quanto durano quei video? 2 o 3 secondi, giusto. Bravo. La punizione di Chievo. Esatto. Ma senti, Verona, sei contento? Hai detto io resterei a vita. Quali sono i motivi principali per cui hai deciso di rinnovare? Perché l'anno scorso l'abbiamo tirata un po' per le lunghe, c'è stato un mezzo cinema d'estate. Se fosse poi legato anche un po' alla situazione di Sanremo. Eccetera. Quest'anno invece prima ancora della fine della stagione, prima ancora di sapere se si andrà in Champions, Zlatan. Ma allora sono circa 7 milioni buoni motivi, ma capisco di non avere tempo. Capisco di non avere tempo per dirveli tutti, quindi ne ho selezionati 3. Ah beh, dai. Allora, il numero 1 è quello di proseguire il Formula Villaggio Turistico con Mini Club, no? Quindi fare assistenza e babysitting alle auto, specialmente alle auto. Giusto. Numero 2, il futuro della mia famiglia, che ho messo via più o meno 200-300 milioni di euro in questi anni e non so se basteranno, perché
La vita è lunga, poi sono immortali, quindi capisci. Beh, giusto, è giusto. E poi, numero 3, non stroncare la carriera di quello che prova a imitarmi, Daniele Sporchia, che se no non avrebbe più avuto nulla da fare, ok? È vero, sarebbe stato disoccupato. Se no, vabbè, ne sa fare tanti altri di personaggi. Sì, vabbè, ma se togli Zlatan non vale niente, no? Beh, adesso questo lo dici tu. Ad esempio fa molto bene anche Mister Pioli, ad esempio. Ciao, buongiorno, grazie per avermi tolto dal corpo di Zlatan. Esatto. Mister, contento per il rinnovo di Zlatan? Guarda, io la mia vera risposta non te la posso dire, c'ho qui Rebic e Mandzukic che mi tengono puntata una specie di sciabola nella schiena, quindi dico che sono contentissimo. La katana. Sì, quella cosa lì, comunque sono molto contento che mi tengono qua, perché anche Ibra ha detto che resto, quindi oggi paghiamo tutti da bere a Ibra, perché come sapete quando Ibra fa il compleanno gli vengono sempre fatti, quando uno fa gli anni i regali vanno a Ibra, quando Ibra rinnova non offre da bere ma gli viene offerto da bere. Quindi, sono gli altri che portano i pasticci. Come i doni dei Re Magi praticamente. Sì, giustamente lui dice, se vi offro da bere non sono più 7 milioni e diventano 6 milioni, 900, capito? Sì, no, è uno attento a queste cose, si vede che è uno attento, perché così concludiamo il capitolo del rinnovo di Ibra con Mine, perché Mine si parla anche di clausole particolari. Sì, allora iniziamo con dire che non ho preso neanche un euro perché Zlatan lui fa tutto da solo e io sono solo la figurina. Ma non ci credo neanche. È vero che però ieri non c'era solo Zlatan, ha fatto come De Bruyne quelle. Sì. Come Krunic, scusa il lapsus, mi sono questa confuso. è la prova che Mine non rinnova, è Zlatan che rinnova. È Zlatan. Brave. Abbiamo messo solo una clausolina piccola, perché sta Piole che ha detto dai, per piacere tienimi pure l'anno prossimo, Zlatan ha detto va bene, però nel contratto di Zlatan il Milan deve pagare un trapiante di capelli a Piole per andare in panchine pettinate come Zlatan, perché i giocatori devono avere sempre la figura di riferimento. Ma ci vuole tempo per far crescere i capelli così. Abbiamo già avviato la pratica, ci sta una ditta di trapianti in Turchia, abbiamo trovato su Facebook.